Nel corso della storia dell'arte occidentale l'occhiale appare a più riprese, sin dal 1400 attraverso ad esempio il grande maestro fiammingo Jan van Eyck e poi nel corso dei secoli passando da Caravaggio fino ai contemporanei come De Chirico, la De Lempicka, Otto Dix. Vedremo alcuni dipinti che ci condurranno in questa storia dell'occhiale nel corso della storia. Il percorso parte dal pittore fiammingo Jan van Eyck, considerato il maestro della pittura d'olio, che nel 1436 in una celebre opera, La Madonna del canonico Van der Pele, ci mostra un sacerdote, che è il committente dell'opera, inginocchiato di fronte alla Vergine con il bambino. Come simbolo di erudizione tiene in mano degli occhiali ed un libro aperto. Nel 1600 Caravaggio, nella Vocazione di San Matteo, ci mostra un uomo in piedi che tiene degli occhiali e sta osservando delle monete e Cristo irrompe nella scena. Ma quest'uomo presente non viene distratto dalla presenza divina. In questo caso l'occhiale ha quindi una valenza simbolica, allude alla cecità rispetto alla chiamata divina. Nel 1914 Giorgio De Chirico, il grande maestro della metafisica, ritrae Apollinaire in un quadro dove viene mostrato un busto che porta un occhiale scuro. De Chirico allude a una vista interiore, a una capacità del poeta di vedere oltre. La pittrice polacca Tamara de Lempicka, tra i suoi ritratti nel 1931 dipinge un architetto, Pierre de Montaut. In questo caso gli occhiali alludono alla sua professione, quella di architetto, che si evince anche dal fondale del dipinto dove vediamo delle architetture. Sempre tra le due guerre, Otto Dix, rappresentante della nuova oggettività, dipinge un ritratto memorabile, quello della giornalista Sylvia von Arden, che è seduta a un tavolino con una sigaretta in mano e porta un monocolo. Il tratto di Dix accentua l'aspetto caricaturale e in questo caso la presenza del monocolo, quasi un vezzo della giornalista, la rende grottesca. Ma l'occhiale è sempre presente nel mondo dell'arte. Ad esempio, alcuni artisti ne fanno un tratto distintivo. Pensiamo ad esempio a Andy Warhol, che attraverso l'occhiale mostra il suo essere eccentrico, alternativo. O allo stesso modo Salvador Dalì, che con le sue incredibili performance si mostra talora con occhiali improponibili, ma che rendono assolutamente l'idea del suo genio sregolato. Attraverso alcuni esempi abbiamo visto come l'occhiale sia presente nella storia dell'arte, sia nella sua funzione ottica, ma anche con tanti significati simbolici. E abbiamo infine visto come l'occhiale anche nel mondo dell'arte diventa parte stessa del personaggio che è l'artista, che lo indossa, parla di sé e del proprio carattere, della propria ambizione, del proprio essere. Fede Cheti è stata una figura nel Novecento, tra gli anni 30 e gli anni 70, veramente fondamentale, di riferimento nel suo settore, ma anche una figura, direi, di rottura. Sei d'accordo su questo? Fede Cheti aveva una grandissima passione per l'arte e ha avuto questa intuizione, a mio parere incredibile,
di scovare letteralmente giovani artisti e di dar loro la possibilità di esporre i loro lavori in cambio di una collaborazione nel disegno dei tessuti che poi lei andava a produrre. Per cui è riuscita a portare il mondo dell'arte di artisti come De Pisis, come Luciano Fontana, che all'epoca erano ancora sconosciuti, ma che hanno avuto da lei la possibilità di avere il primo punto di visibilità, visto che il suo salotto era un salotto molto frequentato e molto conosciuto, e allo stesso tempo di contribuire con la loro arte nella creazione di questi tessuti incredibili, tanto è vero che il brand completo si chiama Fedecheti Tessuti d'Arte. Come avveniva il rapporto tra Fedecheti e questi artisti? Materialmente commissionava questi disegni che acquistava e quindi uscivano marchiati con la dicitura tessuti d'arte. Il suo era quasi un voler certificare e tutelare anche questo segno di artisti ancora giovani, non conosciuti, ma che all'interno della sua maison trovavano comunque una sorta di certificazione di qualità e di lancio verso il grande pubblico. L'unico artista che ha collaborato con lei e che invece ci teneva a tenere la sua firma bene in vista era René Gruot. Però il rapporto con René Gruot è iniziato quando lui era veramente già molto famoso. Lui era passato da disegnare per le grandi case di moda, da Lanvin a Dior, a fare le locandine di Fellini, era un grafico molto noto e quindi lui ci teneva che insomma la sua firma comparisse accanto a quella di Fedecheti Tessuti d'Arte. Abbiamo visto anche attraverso l'excursus fatto all'interno della storia dell'arte occidentale come l'Occhiale abbia modificato il suo ruolo, non solo quello funzionale di strumento ottico, ma nel tempo è diventato anche un oggetto di moda, un oggetto di design. Ecco, in questa ottica, in questa dinamica, come vedi adesso nel nostro tempo il tuo realizzare occhiali? La mia esigenza nel momento in cui creo e penso a una collezione di occhiali è quella proprio di fare la sintesi di tutti quegli elementi che abbiamo visto nell'excursus delle opere che hai analizzato in precedenza, e cioè quello di mantenere quella che è la funzionalità dell'occhiale, che possiamo definire anche quasi un device medicale. Io parto dall'occhiale da vista e arrivo al sole, però sostanzialmente parto dall'esigenza che la persona può avere di indossare l'occhiale per vederci meglio. Ma l'idea è quella di arrivare a creare un oggetto che abbia anche delle caratteristiche estetiche e di comfort nell'indossato assolutamente adeguate e che anzi aiutino a esprimere un proprio carattere, una propria personalità. Mi interessa sapere come tu raccogli gli spunti della storia degli archivi di Fedecheti e come li riporti nell'attualità, nella tua realizzazione di occhiali e come le inserisci, diciamo, nel contesto contemporaneo. Abbiamo la fortuna di avere a disposizione un archivio incredibile, ricco di stili diversi, che però possono essere trasformati in elementi che compongono l'occhiale. Per esempio, l'asta dei miei occhiali è stata ispirata da un disegno grafico che ha queste forme con delle curve molto sinuose che ci hanno ispirato la stanghetta, che poi è stata riprodotta proprio seguendo questa falsariga. Questo ci consente di mantenere il rispetto del bagaglio culturale che ci portiamo dietro attraverso questo archivio, ma nello stesso tempo noi ci proiettiamo nel futuro, per cui siamo molto attenti a quelle che sono le esigenze della vita quotidiana di chi indossa l'occhiale, ma che abbelliamo con questa estetica incredibile che il nostro archivio ci offre.